Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Oggi visitiamo un castello nell'Europa orientale, che sembra uscito dal Medioevo, ma anche da un libro di fate e cavalieri. Tuttavia, in realtà, ha tantissima storia, ma è anche più nuovo di quanto si pensi. Siamo a Bojnice, un villaggio nella Slovacchia nord-occidentale, situato a 170 km dalla capitale Bratislava. Questo piccolo paesino ospita un grande castello, che possiamo qui ammirare in tutta la sua meraviglia. All'entrata possiamo vedere la carrozza funebre del conte Palfi, ultimo vero proprietario del maniero, ma torneremo presto sulla sua storia. Il castello di Bojnice è uno dei più antichi e significativi monumenti della Slovacchia. Sorge su una collina di travertino sopra la città. La prima menzione scritta risale al 1113, dove si fa riferimento ai borghesi di Bojnice. Originariamente il castello era di legno e si sviluppò sul sito di una più antica fortezza. Nel corso del XIII secolo fu ricostruito in pietra dalla famiglia Hont Poznanouchov. Nei pressi del castello vi sono delle sorgenti termali. A queste è associata una storia cruenta, come si addice ad ogni castello medievale degno del suo nome. Peter Pochi era il capo di tutti i servi del castello. A quei tempi le terme erano aperte e gratuite per il pubblico, contadini e reali. Ma Pochi era uno speculatore. Costruì un muro intorno alle terme e iniziò a far pagare e ad incassare un biglietto d'ingresso. Un giorno un povero vecchio saggio venne alle terme. Quando le guardie di Pochi dissero al vecchio che doveva pagare, si arrabbiò. Le guardie chiamarono Pochi, che li aizzò contro i cani. Quando l'uomo fu espulso, gridò che avrebbe maledetto Pochi, che tutte le sue monete d'oro si sarebbero trasformate in pietre nere e che sarebbe stato giustiziato per la sua malvagità. La maledizione del vecchio si compì. Il signore del castello venne a conoscenza dell'operazione di Pochi e lo fece giustiziare. Esiste in effetti un documento storico di un uomo di nome Petr Pochi, che fu condannato a morte nel 1496. Nel 1527 il re Ferdinando I donò il castello ad Alexei Turzo, che trasformò il castello in una confortevole residenza cinquecentesca. Il castello gotico originale assunse così l'aspetto di un castello rinascimentale con edifici residenziali alti disposti attorno al cortile interno. Come ogni castello che si rispetti, anche Bojnice ha un'oscura leggenda che include un fantasma, la Dama Nera. La dama era felicemente sposata con il ricco signore del castello, un capo militare con un lungo elenco di vittorie sul campo di battaglia. Lei era invece conosciuta per la sua virtù. La coppia ospitò nel castello dei parenti, che però diventarono presto invidiosi della coppia, così bella, giovane e ricca. Per mettere zizzania tra loro, dissero al marito in battaglia che la moglie si stava divertendo con altri cavalieri. Così lui, infuriato, escogitò un modo per saggiare la virtù della moglie. Avrebbe dovuto saltare dalla torre più alta del castello, nel fossato, con suo figlio neonato. Se fossero sopravvissuti, avrebbe provato la propria innocenza. La gente del paese si riunì per vedere se il signore del castello avrebbe cambiato idea. La Dama Nera saltò con suo figlio senza esitazione, perché sapeva di essere innocente. Prima che toccassero l'acqua, però, improvvisamente, fluttuarono verso l'alto e scomparvero lontano, dimostrando la loro incolpevolezza. Poi la folla sentì un rumore.
erano i parenti, che si trasformarono in una nuvola di fumo. Da allora la dama nera fu vista vagare per i corridoi e le scale del castello, vestita di nero o apparendo solo come un'ombra confusa. Nel 1637 l'imperatore Ferdinando III assegnò la tenuta di Boinicè a Pavol Palfi. Nel 1645 i Palfi ottennero il castello di Boinicè in eredità per 200.000 fiorini d'oro, che oggi corrispondono alla strabiliante somma di 600 milioni di euro. A Boinicè riprese l'attività edilizia e il castello assunse una forma barocca. Dopo un lungo periodo di stagnazione e declino, nel 1852 l'ultimo proprietario aristocratico di Boinicè, il conte Jan Palfi, acquisì la tenuta con il castello. Il conte decise di trasformare il castello in una residenza in stile romantico neogotico. Prese ispirazione dai castelli gotici francesi della Valle della Loira, dal Palazzo Papale ad Avignone e dall'architettura rinascimentale italiana. Si dice che il conte avesse rinnovato il castello per fare colpo sulla bella contessina francese de Joinville. Tuttavia, i genitori di lei non vollero lasciargliela in sposa, spezzandogli il cuore. Si dice che la contessa, nella forma di un fantasma, abbia messo piede nel castello solo dopo la morte di entrambi. Quale storia triste! Un castello così bello senza amore. Il conte Palfi disegnava, progettava e dirigeva personalmente tutti i lavori di restauro. Quest'ultima ristrutturazione neogotica durò 22 anni, fino al 1908, e rimodellò pesantemente il castello, nella forma che possiamo ammirare ancora oggi. Uno degli ultimi passi della ricostruzione fu il soffitto dorato della Sala d'Oro. Il conte Palfi ordinò una copia del soffitto alla ditta Colli di Venezia nel 1907. Egli morì il 2 giugno 1908 e i lavoratori della Colli terminarono l'installazione diversi mesi dopo. Questa è senza dubbio la sala più bella del castello. Il soffitto è costituito da cassettoni neorinascimentali dorati. Lungo le pareti, le lastre continuano in archi. Al centro di ogni lastra si trova una testa alata. Ben 183 angeli ci osservano dall'alto. Al centro, sul soffitto, si trova uno scudo raffigurante un angelo che regge lo stemma della famiglia Palfi. Lo scudo è rivestito da un nastro, su cui si possono leggere le date di nascita e di morte del conte Palfi e il suo motto preferito in latino, Omnia cum tempore, ogni cosa a suo tempo. Poiché il conte Palfi non aveva eredi diretti, poco dopo la sua morte scoppiarono dispute tra parenti per l'eredità. Nel 1939 il castello e le terre circostanti furono acquistati dalla società cecoslovacca Batia, produttrice di scarpe. Dopo la guerra, questa società fu nazionalizzata dal nuovo regime socialista e il castello divenne definitivamente proprietà dello Stato. Il castello di Boinicè include anche una grotta naturale di travertino con un diametro di 22 metri e un'altezza di 6. Si trova a 26 metri sotto il livello del cortile. La grotta è stata creata dall'azione delle piogge nel corso dei millenni. In questa sala vedete il sarcofago dell'ultimo conte proprietario del castello. Salutiamolo e ringraziamolo per averci permesso di ammirare questa meraviglia. Nei giardini del castello ci congediamo. Speriamo di aver stimolato in voi la voglia di visitare questo castello fiabesco. Se il video vi è piaciuto, non dimenticate di iscrivervi.
e alla prossima!